Oggi sono emozionata, impasto pizza con Alessandro, cioè a casa mia, vi rendete conto? Alessandro, benvenuto a casa mia. Grazie. Sei il primo degli amici che verranno a questo nuovo format, Gli amici a casa di Anna. Sono contentissimo per essere qui con te e essere il primo, proprio perché oggi iniziamo con una bella pizza. In teglia. Sì, super croccante. Sempre. Dovete sapere che Alessandro è il mio muso ispiratore per la pizza croccante che faremo al locale nuovo. Io da sempre lo stimo, ammiro il suo lavoro e adoro il suo modo di far pizza. Grazie mille Anna, io sai che adoro i tuoi lievitati e adesso diciamo è il momento un po' di cercare insieme di miscelare un po' la parte dell'impasto, degli ingredienti che andremo a fare con un tuo ingrediente segreto. Certo. Oggi ti dono il mio Ligoli, questo io lo utilizzo per fare il pandoro, è lo stesso procedimento che faccio per il pandoro, lo andremo ad inserire in una pizza con l'aiuto di Alessandro. Mamma mia, non vedo l'ora! La biga è un preimpasto, è un impasto di acqua, farina e una piccola percentuale di lievito di birra che viene fatta fermentare per quante ore, Ale? 16-20 ore. Il Ligoli invece è un lievito madre in cultura liquida che io utilizzo tantissimo per il pandoro, per la vienneserie, per le brioche. Io amo molto questo tipo di lievito. Olio quello buono. Ok, e iniziamo a impastare. Bello. Oggi sono emozionata, impasto pizza con Alessandro, cioè a casa mia, vi rendete conto? Il muso. Il futuro è croccante. Cheat Alessandro Lo Stocco. Io non so se voi vi ricordate. Ha creato un canale su YouTube. C'era questa astinenza di lievito importante, ognuno era alla ricerca di lievito di birra, così. E Alessandro un giorno gli dice: da domani facciamo il lievito madre. L'hanno aggredito. Tutti volevano fare il lievito madre. Io mi ricordo. Sì. 1000 domande al giorno rispondo. Sì. In una settimana abbiamo creato il lievito madre, quindi sfatato anche il mito che ci vuole per forza 2 mesi per fare il lievito madre. Quindi sistema americano, Ligoli, abbiamo portato subito una settimana già. Dopo una settimana le persone che hanno seguito dall'inizio già hanno fatto fecero il primo prodotto. Che bello! Allora, tu come hai cominciato? Come è iniziato? Ho iniziato portando le pizze in pizzeria, delivery, Pony Express, delle pizze. Mi piaceva quella cosa che lui di notte stava partendo per andare a lavorare, una cosa strana, no? Di solito si lavora di giorno. E quindi il sabato dopo mi passò a prendere, facevo solo il sabato perché andavo a scuola. E quindi prima esperienza con i lievitati lì, con lui, a fare il pane di notte, sabato notte, sui montagne in mezzo ai lupi, che a 1000 metri era sto forno proprio su al Campo di Mele. Poi ho iniziato a fare le consegne e facevo le consegne, ho iniziato d'inverno per pagarmi un po' gli studi, per avere un po' di soldi e non pesare a casa. Però faceva freddo con lo scooter a fare le consegne. Il giorno della Befana terminò di lavorare un ragazzo che stava al forno, decise che non voleva lavorare più e quindi si liberò questo posto al forno. Eravamo 6 Pony Express, io ero l'ultimo arrivato e dissi vabbè, capirai, qua al posto non me lo daranno mai. Iniziò il proprietario, quindi il mio primo maestro di pizza, a chiedere un po' a chi stava prima di me a livello proprio di esperienze. Dicono no, io voglio stare al forno. E da lì iniziò la mia gavetta al forno e le mie prese in giro da tutti e 6 che mi prendevano in giro, dicevano no, sei stato fesso, adesso devi lavorare di più perché bisognava andare un'ora in più e stare un'ora dopo, cioè devi fare 2 ore al giorno in più. Per loro queste 2 ore in più era una presa in giro, cioè io praticamente ero stato un fesso a accettare quella proposta, quindi loro erano stato furbi e non avevano accettato. Questo praticamente dopo una settimana, 10 giorni, arrivò il freddo vero, quindi metà gennaio arrivò il freddo vero, io stavo con la maglietta a maniche corte vicino al calore del forno, loro stavano tutti bagnati, andare a portare le pizze, li guardò e dissi, cavolo, questi hanno detto che io ero il fesso. Anna, invece tu? Allora, io ho iniziato in cucina, ho fatto l'alberghiero e andavo a scuola e lavoravo, diciamo, in cucina, così, e ero convinta, sicuro che io sarei diventato uno chef, volevo fare lo chef, volevo stare in cucina. Fin quando non incontro all'ultimo anno questo chef che mi fa: no,
le donne devono andare in pasticceria, le donne devono fare le pasticcere. E io no, ma non voglio qua, là. E lui, senti, se vuoi lavorare con me, accetti, questo è. Ero su uno stellato, una stella Michelin, io ero contenta di stare là, quindi ho detto vabbè, vado in pasticceria. E mi ricordo che non mi piaceva all'inizio, mi scocciavo. Da lì, finita la scuola, ho avuto la possibilità di entrare come stagista alla Bosco L'Etoile Academy e arrivo praticamente lì nel momento in cui stanno creando il libro del lievito madre. E vedo questo lievitino che cresce, acqua e farina, questo processo, mi innamoro perdutamente. Prendo questo lievito, finito il libro, se ne va il maestro, comincio a impastare in maniera seriale, non sapevo neanche io cosa stessi facendo, però impastavo. Mi ricordo che riempivo le celle, perché poi erano prodotti che utilizzavano in albergo. E lì man mano, pian piano, ho iniziato a capire, a conoscere, c'erano altri corsi, così li ho fatti un po' tutti, e poi mi sono fatta tutti i corsi di pasticceria. E mi sono innamorata di ogni settore della pasticceria, ma in particolare quello del lievito madre, e poi da lì ho continuato sui ristoranti, pasticcerie, sono andata in Francia. Bellissimo, Sì. quindi dalla forzatura di... Sì, mi ricordo, io mi ricordo che ci ho litigato con questo chef, perché poi il bello, c'era un altro maestro, sempre in questa accademia all'epoca, che no, voi ragazze dovete stare in pasticceria, era una cosa che odiavo, perché lui non mi voleva in cucina, lo odiavo, mi faceva proprio... Sì, ci aveva visto lungo, sì. Qui continuiamo a impastare, adesso stiamo piano piano salendo con l'acqua, tra un minutino, come si asciuga un po', mettiamo il sale, continuiamo ancora con l'acqua, olio e finiamo l'impasto. Sì. Con questo possiamo giocarci un po' per fare diversi prodotti, padellino, pala romana, teglia, quindi un impasto poi con questa idratazione che si può fare più qualche prodotto, ciabatta, anche la ciabatta. Tutto il lavoro sulla pala croccante che ho sviluppato negli anni è arrivato tutto dallo studio della ciabatta, quindi da lì piano piano, che poi la pala è una ciabatta schiacciata. Quindi ho preso tutto il lavoro di Cavallari, che è stato l'inventore della ciabatta in Italia. Lo sai che qui, in questa zona dove mi trovo io, la ciabatta praticamente non la sa fare nessuno. Io la faccio. Questa viene chiamata qui ciabatta, viene venduta come ciabatta e ha un costo di 6,50 € al chilo. Che di ciabatta non ha niente. È un pane di ieri, che sa di miglioratore, anche fatto male, con farine di pessima qualità, olive finte perché, guardatele. Questo impasto qua, giusto per capire, se lo volessi conservare in cella e cuocere domani, lo blocco direttamente in frigo? Crudo? Sì. Sì, però... Il Ligoli potrebbe andare troppo avanti, Con Ligoli sì, meglio lavorare meno biga, 30%, 20%. Al 30 di biga. E il Ligoli invece? Il Ligoli può lasciarlo pure così. Non è che va troppo avanti, però. No, il frigo lo rallenta, però ti fa spingere le acidità. Il giorno dopo devi stare solo a quello. Però qua c'è il lievito di birra che è un po'... Va a fare da tampone. Sì. Però noi abbiamo messo... Io ho paura solo che se conservandolo così, con il Ligoli all'interno, si possa irrigidire poi il glutine, capito? Perché poi l'acidità te la rigida. Il lievito di birra ti aiuta, Aiuta, no? Sì, Per ti dà sempre tagliare distensione, Ok. però magari al posto del 15 se vuoi fare frigo il 5%. Perfetto. Perché comunque poi continua a lavorare durante la notte. Però secondo me il metodo migliore è cuocerlo e lavorare a precottura. Sì, questo prodotto qua sì. Ma pure Anche nella bakery. sì, ma anche con le stesse, tanto uno all'abbattitore abbatte tutto, lo mette in cella e il prodotto si asciuga meglio, ha la croccantezza migliora. Cioè sempre pronto. Sì, non fai sprechi. E qua si ragiona come la pasticceria. Sì. Nessuno si mette la mattina a fare il cornetto, appena arrivi torna in forno e te lo sforna. La pizza ancora è così. Quando arrivi me la chiedi, la stendo. La pizza sì è così. Ma sulla napoletana non so, Alessandro, quanto sia fattibile un sistema del genere, secondo te? Sta andando avanti già anche Sta andando avanti, ma sempre congelato però. O frozen oppure anche delle basi già pronte. Io quello che ho notato delle basi già pronte, ne ho assaggiate di un sacco di aziende e la cosa che mi sono un po' scettica, sai qual è? Soprattutto quella a temperatura ambiente, dopo un po' la retrogradazione va avanti, per quanto tu possa mettere assorbitore, quello che vuoi tu, va avanti anche quando lo vai a riscaldare. La masticazione cambia. La temperatura ambiente o positivo non è la stessa cosa, il negativo comunque fa. Il negativo è perfetto. È vero che questa cosa... Io, per dire, un amico mi ha mandato dei campioni di prodotti a temperatura ambiente, padellino e banno.
Cioè, dopo 15 giorni avevano la muffa con gli assorbitori. Lì perché bisogna mettere anche i conservanti. No, io ti dico una cosa, io facevo un prodotto, ti ricordi quando facevo il ban da Gentile? Sì. Io avevo 6 mesi di etichetta pulita. È la gestione. Ah, sì, anche. Però io non usavo conservanti. Il ban che ha burro così è un concetto briosciato, sai, come quello, anche col pane. Madre. Sì. È quello, là non lo usavano, secondo me, lo penso anch'io. Sì. Allora, mettiamo altre 400 di acqua. Subito. Sì. Buttiamo su. A quanto lo porti adesso di idratazione? 85. Bellissimo. Lavorare un impasto all'85% di idratazione è tanta roba. Che vinti, non bene. Perché tanta roba? È perché comunque è un impasto molto morbido, poi andrai a vedere che da gestire è bello. Devi essere bravo, Alessandro è bravo. Ah, quindi tanta roba vuol dire che è una cosa complessa, ma... Fattibile, sì. Tu non lo sai fare. Più o meno. Anna sa fare tutto. Da quanti mesi ci conosciamo? Da dicembre. Da dicembre d'ora io penso di aver mangiato qualsiasi cosa fatta da Anna e figura, non ho di che lamentarmi. L'ultima volta che è venuto facevo la pizza in teglia con alto grano. Allora, qui abbiamo messo la velocità, gli diamo l'acqua, controlliamo anche la temperatura. Senti il rumore della felicità, senti. Senti. Se il suono della croccantezza. È croccante già l'impasto. Sì, senti il rumore. Allora, diamo una controlla della temperatura, siamo sui 26. A quanto lo fermi? Adesso 27, 28. Vuoi un po' di ghiaccio? No, continuiamo così, così. Continuiamo ancora un po' con l'acqua. Abbiamo quasi fatto. Appena finiamo l'acqua, prendere... Allora quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, prossimi progetti. Intanto, piano piano cercare di portare un po' la pizza croccante in un concetto fisico. Il primo progetto imminente è già dall'autunno aprire anche al pubblico con delle serate a tema e dei corsi da me nel mio studio, all'antico mulino creativo, quindi al mio studio. È bellissimo, ti veniamo a trovare. Non lì dobbiamo fare. Sì, dobbiamo venire. Esiste un film di Giuseppe De Santis, Giorni d'amore, che praticamente dentro nel film l'attore protagonista è Mastroianni. Marcello Mastroianni, che ha girato tutta la zona, e lui, Mastroianni, entra con il grano dentro il mulino e c'è una scena che dura 2-3 minuti girata proprio dentro il mulino lì. Bellissimo. Con l'impalcatura dei grani come Per niente scomparso. un pastino. Mamma mia che bello. È bellissimo, mamma mia. Ecco qua. Ci siamo. Adesso lo lasciamo un po' riposare. Poi mettiamo un... Anna per un po'. So fine, so fresh, showtime, oh yes. So fine, so fresh, showtime, oh yes. Ci spezziamo un po' di focaccia. Vado su, chiudo e poi chiudo così, incrocio. Pronta. Questa poi diventerà la base della nostra focaccina da fare ripiena. La tonda del padellino va a lievitare dentro il padellino, quindi con un po' di olio, e poi andiamo solamente a schiacciare in 2 tempi. Schiacciamo un po' di riposo, schiacciamo un po' di riposo, la portiamo a toccare il bordo del padellino e poi la facciamo raddoppiare. E tutte e due possono essere sfruttate per fare 2 cose diverse: pala, pizza in teglia, focaccine. Invece di qua una bella pizza al padellino da fare un po' più in versione gourmet anche a casa. Bellissimo, soprattutto a casa. Che bella, di lungo così. Ok. Un passo che l'abbiamo. Devo spezzare pure io? Proviamo. Ok. Il suo idratato però c'ha la sua consistenza. Sì, ha una bellissima consistenza.
Io spezzo di solito. Perfetto. Allora Ale, questo impasto è venuto bellissimo. Quindi questa fusion è andata bene. Anche di profumo, di colorazione. Sì. E la consistenza? Molto, molto. Quindi qui diciamo abbiamo lavorato un po' con questo impasto con l'85% di idratazione, quindi 850 grammi per ogni chilo di farina, però abbiamo un po' unito le due tecniche della pasticceria, quindi il lievito madre gestito da Anna e la biga che ho utilizzato come base su questo impasto. Biga che è una biga fatta con 1 kg di farina media W280-300 per quelli da casa che vedono anche un po' la forza delle farine. È una tipo 1 di base e ho aggiunto ogni chilo di farina che ho utilizzato per fare la biga, ho aggiunto 600 g di acqua e 2 g di lievito di birra fresco, quindi poco lievito di birra, e lasciamo tutta la notte in ambiente tra i 20 e i 25 gradi, quindi possiamo tranquillamente gestirla fuori. L'estate facciamo fare metà 4-5 ore in ambiente e poi andiamo in frigorifero. Il giorno dopo lo stesso peso della farina che abbiamo fatto la biga abbiamo utilizzato per rinfrescare con la farina nuova, come avete visto nell'impasto che abbiamo fatto prima. Però qui in questo impasto c'è un ingrediente prezioso, che c'è il supporto importante del licoli di Anna, che ci spiega un po' come l'ha gestito. Allora, io il licoli lo gestisco tutti i giorni, viene rinfrescato mediamente 2 volte al giorno. Questo stamattina ho dato un rinfresco pari peso, l'ho fatto raddoppiare e l'abbiamo inserito sulla biga di Alessandro. La consistenza e il profumo sono meravigliosi e siamo molto contenti del risultato. Certo, adesso dopo vedrete un po' le nostre basi e come andremo a cucinare. L'impasto l'abbiamo fatto, adesso abbiamo portato delle basi pronte per velocizzare, perché comunque nei tempi non ci saremmo rientrati. I gusti che faremo? Allora, diciamo che una volta che tu mi hai detto Ale, vieni a fare il muso ispiratore a casa di Anna, non potevo venire a mani vuote, quindi sono venuto un po' con le basi già pronte. Abbiamo fatto vedere l'impasto, un po' tutte le indicazioni per farlo, come abbiamo gestito la biga e il lievito madre per creare un po' questa ricetta ad hoc, e qui abbiamo quello che è il risultato finale, quindi la base del nostro padellino, quindi l'impasto gestito rotondo, una salsa tonnata fatta con la Philadelphia da tè, una salsa tonnata fatta con un formaggio cremoso, della rucola, e la chiudiamo e la andiamo ad assaggiare così. Poi invece facciamo la base schiacciata come una focaccina in teglia ripiena. Quale sarà il ripieno di questa? La parmigiana, ovviamente di nonna Terry, perché io a casa mia non friggo. Ok. E poi abbiamo un altro padellino invece fatto con i peperoncini di fiume? I friarielli, nel salernitano, perché nel napoletano i friarielli sono i broccoli. Anche da me questi sono i friarielli. Ah, ok. Quindi stiamo dall'altra parte del Basso Lazio. Sì. I latticini, fior di latte e provola affumicata. Siamo pronti. Allora, qui siamo pronti. Pronta. Andiamo ad aprire e iniziamo a condirla. Ok. Quindi mettiamo della rucoletta, un po' di mozzarella, io mi taglio la mozzarella di qua, rucola, grana e bresaola. Perfetto. Qua. Lo sentite il crunch? Bellissima. Il futuro è croccante. Buonissima questa salsa. È buonissima. Veramente buona. Mi piace tantissimo. Anche a me. Buona, buona, buona. Ci sta proprio bene. Buona, bella, fresca. Ma tu del resto sei il re, quindi. The King. Buono. Questa è una bellissima farcitura, eh? Molto. Questa la faccio con cetriolini, maionese, Philadelphia, tonno e basta. Mettiamo già la parmigiana e la mettiamo su. Ok. Questo non possiamo morirci, Alessa. Oggi abbiamo dato troppo. Sì.
Perfetto, sì, ce la facciamo sottile sottile. No, sottile, Se no sottile. ce la fa scioglierla, se no- Sì, ce la fa scioglierla un po' meglio, capito? Allora ragazzi, io sono il primo che sta venendo a casa di Anna, ma non voglio essere l'ultima volta che vengo a casa di Anna, voglio tornare perché... Assolutamente. Alessandro, noi vogliamo adottarti, vuoi venire? In Campania? Dai, abbiamo bisogno di un Alessandro allo stock. Maro! Ci sono, È bellissima. Vado al taglio? Vai. Questa si sfoglia. Il rumore della felicità. Mamma mia, ragazzi. Spettacolare. Ma che cos'è questo parmigiano, Alessandro? Senti. Madonna mia. Guardate qua ragazzi. E vabbè, Anna ci tocca assaggiare pure questa. Oggi troppi chili. Questa è super croccante, Me ne vado. Ciao. Me la porto via. Anche questa. Ciao. The King. Mamma mia. Nonna Terry, saluta nonna Terry, la parmigiana è fantastica, è sua. Nonna Terry, tra mezz'ora passo a casa, vengo a prendere il resto. Ma quello nel congelatore ne ha sempre una ventina, fate scorte, sì. Me la porto. Un'accumulatrice di parmigiane. Questa devi fare panificio, no? Assolutamente. Ma quello è bello che è una pasticceria, lei lo panificia. Non è una bakery? Pasticceria, che faremo anche Però pasticceria c'è che un fa corner pane. salato. Sì, corner salato e fa pane. Insistono nel dire che io nasco come pasticcera, quindi non... Cioè, deve essere una pasticcera che fa anche pizza e pane. Allora, la bakery nel mondo è pasticceria e un po' di lievitati, quindi... Però la bakery di per sé, il core business sono il pane, la pizza, queste cose qua. Invece noi no, noi nasciamo proprio come dolce. però nel Dando mondo l'attenzione pasticceria di- non esiste, è sempre bakery. E infatti noi faremo questa cosa, proprio questo format diverso, perché il panificatore fa dolci, ma il pasticcere non fa pane e non fa pizza. E invece noi no, vogliamo rivoluzionare un po' la cosa. Saremo dei pasticceri che fanno pane e pizza. Vai, io intanto prendo un bel piatto. Qui ci sono delle zone dove esce dell'origano selvatico, non buono di più. Mettiamo prima la mozzarella in chiusura la salsiccia, così si cuoce bene. Sì, è cotta. 2, qualcuno si dovrà sacrificare. Facciamo un po' di camera, facciamo qui. Ah, che bella! Bellissima. Cin cin. Cin. Buonissimo. È buonissima anche questa. Anche oggi la dieta domani. A casa di Anna la dieta non si fa. Ancora più buono perché è più croccante. Io voglio un gusto dolce. Questa mi pizza è sembra troppo giusto. bella. Allora, utilizziamo la mia spalmabile al pistacchio. Vai, salva. Allora, aspetta, che arrivo. Sto cercando l'ispirazione, aspetta. È vero? Questa è una pistacchio senza zucchero e senza lattosio, una spalmabile che facciamo noi. Buonissimo. Abbiamo creato questa crema a base di formaggio spalmabile con latte condensato e la andiamo a spalmare.
Wow. Ok. Allora, fai i pezzettini che ci mettiamo la guarnizione. Allora, ti piace? Bellissimo. Vero? Andiamo E a anche il farci. dolce è fatto. Mamma mia. Buonissimo. Il dolce è croccante. Buonissimo. Una bomba, eh? No, perché paradossalmente questo è senza zucchero. Grazie per essere stati con noi e aver seguito il nostro video. Grazie Anna per avermi ospitato nella tua prima puntata a casa di Anna. Io sono veramente felice e non vedo l'ora di tornare di nuovo da te per fare altre pizze croccanti insieme. No, per ingrassare. No, qui non si ingrassa. Carboidrati qui non si contano. Va bene, allora il futuro? È croccante, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao, grazie Anna. Grazie Ale. Andava bene la chiusura?